La mia storia con l'Etiopia è iniziata circa 6 anni fa. Una volta sul posto venni a conoscenza di grossi progetti che riguardavano la Valle dell'Omo, che si sarebbero poi realizzati grazie ad importanti investimenti europei e cinesi, che di fatto si sarebbero concretizzati in un importante sviluppo per il paese, ma anche in cambiamenti a livello sociale, naturale e geografico non indifferenti. Dal 2011 in poi ogni anno sono tornati in Etiopia, sviluppando così un progetto fotografico sul cambiamento della Valle dell'Omo. Parliamo di una zona riconosciuta patrimonio dell'UNESCO nel 1980, che sta vivendo la sua più grande contraddizione, quella che di fatto si genera con gli investimenti del cosiddetto sviluppo. L'Omo Valley rischia di diventare un bacino di risorse per il resto del mondo, ma di fatto non per il suo popolo. Una delle prime foto realizzate, a cui sono particolarmente legato, e che riassume quello che era la Valle dell'Omo, è questa foto, una foto scattata nel villaggio dell'etnia dei Karo. Abbiamo dei bambini che giocano saltando su una ripida discesa di sabbia a ridosso di un'ansa del fiume Omo, un piccolo pezzo di paradiso dove uomo e natura sono perfettamente in sintonia ed equilibrio tra loro. Nell'estate del 2016 sono tornato nello stesso villaggio ed ho fotografato dallo stesso punto. Le cose sono cambiate, parte della foresta fluviale è stata abbattuta e sostituita da immense piantagioni di cotone, irrigate grazie all'acqua del fiume Omo, che viene pompata da macchinari attivi 24 ore su 24. Un cambiamento però non solo visibile a livello paesaggistico, ma anche sociale, riscontrando un peggioramento nello stile di vita da parte degli abitanti. C'è un'altra foto, ho scattato un'altra foto del prima e del dopo, che a livello naturalistico ha modificato sensibilmente l'impatto paesaggistico e ambientale. È questo lago artificiale che si è creato successivamente alla chiusura della diga. Vediamo il fiume scorrere in una valle che oggi è stata completamente ricoperta dall'acqua, creando un lago lungo 150 km circa. Se l'impatto di questi investimenti, se il grande cambiamento è possibile vederlo nella capitale di Addis Abeba, che sta diventando sempre più il centro economico del paese, nel resto dell'Etiopia i benefici di questo grande sviluppo non è così facile vederli. E gran parte, ad esempio, gran parte del sud continua ad essere privo di energia elettrica, e succede così di vedere che i villaggi possono permettersi energia soltanto grazie a dei piccoli pannelli solari. Un altro aspetto particolarmente visibile nella bassa Valle dell'Omo, nella Valle dell'Omo, sono le strade. Di fatto tutte le strade stanno per essere asfaltate da compagnie cinesi, e questo sta agevolando e agevolerà gli spostamenti. Ma ad esempio una cosa che mi ha lasciato perplesso è che ad esempio i camion non possono percorrere le strade asfaltate, perché l'asfalto utilizzato è stato fatto non tenendo conto della temperatura del sud dell'Etiopia e del peso dei camion stessi. Tutti questi cambiamenti a livello ambientale stanno avendo però anche ripercussioni a livello sociale.
le etnie della bassa Valle dell'Omo stanno assistendo a un cambiamento senza di fatto sapere con esattezza cosa sta accadendo, ritrovandosi così a dover fare i conti con un equilibrio uomo-natura consolidato in centinaia e centinaia di anni che di fatto sta sparendo.